Siamo Cristina e Mattia e il nostro obiettivo è tornare in Australia senza prendere aerei. Più di un mese fa siamo partiti dall'Italia e una frontiera terrestre dopo l'altra siamo arrivati qui, in Russia. In questo video vi porteremo con noi a camminare sul lago ghiacciato più grande del mondo, il Baikal. Aiuto raga, ci siamo un attimo distratti e siamo un po' in ritardo per prendere il treno. Speriamo di non perderlo. Ho calcolato che dobbiamo arrivare là 5 minuti prima della partenza alla stazione, però dobbiamo fare i controlli, entrare dentro e far vedere il passaporto. Siamo un po' tirati, aiuto. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopra. Ce l'abbiamo fatta. Missione compiuta, siamo sul treno, non so come sia possibile. È corso tantissimo per venire in stazione. Sono distrutto, sto sudando fuori, c'erano meno 25 gradi percepiti, meno 30. Partiti perfettamente in orario. Fortuna che abbiamo corso, perché noi un pochino speravamo fosse ritardo, invece neanche oggi che serviva il ritardo, neanche 2 minuti. Ci troviamo sulla tratta più lunga della Transiberiana che percorreremo in tutto il nostro viaggio qui in Russia, saranno 40 ore, ebbene sì, 40 ore. Tutto questo per arrivare fino a Irkutsk, dove andremo a visitare il lago Baikal. Questa è stata la cena di stasera, 2 pacchi di salame e un panino gigante. Boston. In 2 ovviamente, non avevo mangiato tutto. Abbiamo appena fatto un incontro molto molto carino. Allora siamo stati qua con un paio d'ore con queste ragazze molto giovani che cantano nel coro. Volevano fare un po' di pratica di inglese, quindi si sono avvicinate un po' titubanti, diciamo un po' timide con quella scusa, e poi abbiamo iniziato a parlare un po' e hanno fatto un piccolo concerto per noi, è stato molto molto carino. Siamo arrivati alla stazione di Novosibirsk, qua ci fermeremo per 40 minuti, quindi siamo scesi a prendere una boccata d'aria a meno 17 gradi. Torniamo su che fa freddo. Dai, torniamo su, io fa freddissimo davvero, fa veramente tanto freddo. È stata una scelta azzardata uscire. Ok. È arrivato il momento di fare il nostro letto. Letto fatto, voilà! A livello di privacy che c'è qua dentro poi è impressionante. Non ti vede niente nessuno. Tu che cacchio vuoi? Vado via. Buongiorno, ci siamo appena svegliati. Stiamo facendo colazione, abbiamo una lunga giornata davanti, tutta giornata piena di treno. Come se il viaggio non fosse abbastanza lungo, a quanto pare il treno è un problema, siamo fermi da 2 ore già. Siamo ripartiti con più o meno un'ora di ritardo, guadagnata per adesso, non so se si fermerà ancora o se la recupererà, lo vedremo domani quando arriveremo. Qual è la cioccolata? La prima. La prima? Sei sicura? Sì, l'ho cercata. Primo, Ho premuto, non posso più tornare indietro ormai. Oh, se te faccio una bella cioccolata calda, l'unica macchinetta che c'è, 8 carrozze dopo la nostra. Bisogna attraversarle tutte, è incredibile. Ci abbiamo messo tipo un quarto d'ora solo per arrivare fino a qua. Ti pensato tornare indietro, devo berla qua perché sennò non ci arriva di là intera. Cioè arriva vuoto il bicchiere se non la bevo qua. Si è fatto tutto il ghiaccio sulle porte, un po' si sta anche sciogliendo adesso. Ma tutta la porta così è ghiacciata. Anche la seconda giornata di viaggio è andata molto lentamente. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, allora il treno è in ritardo, non sappiamo di preciso tra quanto arriveremo, però ci siamo svegliati comunque presto perché non ci sa mai. Stiamo facendo colazione e basta, non vediamo l'ora di arrivare. Ce l'abbiamo fatta, non mi sembra neanche vero, ma siamo giù dal treno dopo 44 ore di treno. Finalmente si cammina sulla terraferma, pazzesco, non sembra proprio vero, guarda. Che tristezza, qua c'è molta meno neve, c'è solo una spolverata di neve praticamente. Eccoci, anche nella bellissima camera di Irkutsk, stavolta abbiamo 2 letti a castello. In realtà da quando siamo qua in Russia abbiamo dormito in un letto matrimoniale una volta. Dopo erano sempre separati, o 2 singoli o letto a castello, non so perché, ma se vai nelle quelle economiche sono sempre separati. Qua abbiamo il nulla praticamente, c'è solo una sedia e un comodino. Lo spazio è bello che c'è, ma non ci ha messo un tavolo, non capisco perché. E da questo lato semplicemente un appendino col secchio. Siamo usciti, abbiamo un gran problema, cioè non c'è l'autobus per domani. Non potevamo prenotarlo in treno perché internet andava e veniva tutte le volte, quindi abbiamo dovuto aspettare appena arrivati abbiamo guardato e l'autobus che abbiamo trovato non c'è più. Quindi adesso dobbiamo andare in stazione degli autobus a vedere se troviamo un altro autobus che magari non si può prenotare online, ma là ti fanno il biglietto e riusciamo a prendere il biglietto per domani, se no è un grandissimo problema questo. Ah, ok, così va.
Ok, abbiamo trovato un altro autobus che dovrebbe portarci su, costa uguale all'altro, però non ti dava l'avevamo già trovato online, però non ti dava la disponibilità di prendere il biglietto online, quindi, e non ti dava il numero di posti né niente, non ti dava solo il costo e la tratta. Quindi adesso abbiamo chiesto qua il numero e vediamo se riusciamo a sentire loro e chiedergli se c'è posto. Allora, visto che ormai siamo qua e di fianco alla stazione degli autobus c'è un mercatino, andiamo, approfittiamo, andiamo a farci un giretto dentro e vedere cosa c'è di interessante. Nel trovare in albergo ci siamo fermati in questa stolovaia a mangiare, vediamo com'è. Abbiamo trovato che fanno i ravioli, quelli tipici qua della zona della Siberia, fanno il goulash finalmente, prima il goulash non abbiamo ancora provato, lo so, è incredibile, lo so, lo stiamo per provare, e poi la solianca, ormai quella è la zuppa della vita. Ecco qua la nostra roba, stavolta mi sa che abbiamo scelto male il posto perché è tutto un po' così, arrangiato rispetto all'altra volta. Era tutto abbastanza buono, non eccezionale, abbiamo mangiato decisamente di meglio, a parte il goulash che era il primo goulash che proviamo, ma era pessimo, ma sicuramente era il posto comunque. Riproveremo in un altro posto una prossima volta. E abbiamo pagato anche tanto, circa 10 euro alla fine. Ieri sera siamo riusciti a sentire il tizio degli autobus, forse ci sono dei posti, quindi adesso siamo venuti qui alla fermata, in teoria dovrebbe arrivare tra poco. Perfetto, è arrivato, siamo sopra, non abbiamo ancora pagato, adesso penso pagheremo perché c'è la prima fermata è la stazione degli autobus qua della città, quindi penso pagheremo lì. Questo autobus è bellissimo, ma che roba! Un sedili tipo tutti in pelle, rivestiti, un pochino stretti però, perché le mie gambe toccano un sedile davanti. Beccati qua, io sono seduto normale, non c'è spazio per far le mie dita. Comunque fa molto freddo su questo autobus, non so perché, spero che nell'andare si scaldi molto anche. E adesso ci aspettano 7 ore di viaggio, io non ci sto più dentro con tutti questi viaggi. Ci siamo già fermati a pranzare, sono passate solo un paio d'ore in un barettino praticamente all'incrocio prima di scendere verso la città e abbiamo preso una solianca e questi due che sono i ravioli tipici di questa regione della Buriazia e si chiamano posi, sono ripieni di carne. C'è dentro tipo non la carne macinata, proprio la polpetta, però sono veramente buoni. Non vi abbiamo detto che praticamente per arrivare sull'isola di Olkhon d'inverno, 3-4 mesi all'anno circa, non di più, quando si ghiaccia completamente il lago, si fa la strada sul ghiaccio, non c'è il traghetto, lo sospendono e si va sul ghiaccio, una figata pazzesca. Fanno proprio la strada autorizzata con i paletti e si passa lì, cioè io non vedo l'ora. Anch'io vedo di vederla, deve essere una figata, speriamo di vederla bene. Noi abbiamo preso posto davanti e vicino al finestrino, così vediamo fuori. Raga, ci siamo fermati in questo distributore sulla strada un attimo per andare in bagno, c'è solo il distributore, non c'è nient'altro intorno e secondo me non siete pronti per questi bagni. Guardate che bello, sbam, questo è il buco a perdere e si è ghiacciato tutto intorno, ci sono dei pezzi di carta, di cacca, che schifo. Siamo quasi praticamente arrivati e quindi tra poco strada di ghiaccio finalmente. Siamo sul ghiaccio. Ma che figata! Siamo sul ghiaccio! Dai, mettila! È bellissimo! Che scucchio! C'è un tipo che pattina! È assurdo pensare che stiamo andando su un lago completamente ghiacciato con una macchina. Pazzesco! Ci siamo fermati 10 minuti, non so perché, alla fine dell'Ice Road, praticamente qui davanti a me a 50 metri c'è la terra ferma e noi ci siamo fermati sopra il ghiaccio, che figata, però questa zona qua vicino all'isola è coperta di neve quindi non si vede molto, invece tutta la strada che abbiamo fatto fino adesso, che spettacolo ragazzi, cioè non ho parole, veramente una figata. Mi sento come una bambina il giorno di Natale. C'è il cartello qua all'inizio con scritto 10 tonnellate di limite, sono tantissime, come fa a stare un camion su questo ghiaccio? Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al villaggio di Kozyr di Olkhon in mezzo al lago Baikal, pazzesco. Adesso solo trovare il nostro ostello e poi se riusciamo vogliamo uscire e andare a vedere subito lo Shaman Peak, che dovrebbe essere qua a 3 km a piedi, facciamo la nostra solita passeggiata. Che particolare, molto bello questo villaggino, comunque è pieno di bucanche, non so se hai visto il plurale di bucanca, comunque è pieno, tantissimi. Prima proprio c'era un convoglio che sono quelli che usano tutti per fare il tour alla fine sul ghiaccio, quelli che probabilmente useremo anche noi domani se riusciamo a prenotare il tour. Sì, lo so, non abbiamo ancora prenotato. Ed eccoci anche la nostra camera di Kozyr, guardate che carina, è fatta proprio tutta in legno, ma tutte le case qua sono fatte in legno. Non c'è il bagno dentro, il bagno è fuori ed è la casetta che c'è là fuori, quindi se stanotte mi scappa la pipi, muoio. Comunque c'ho 3 letti, 3 lettini, qui, singoli, sempre singoli. C'è questa bellissima stufetta accesa H24, spero. Ah, senti che bel caldino.
Si stava più bene qua dentro. Oh, sì. Un comodino, un tavolo con lo sgabello, addirittura tavolo da esterno messo dentro, ma comunque non male. Comunque questo posto è veramente carino. E là c'è il bagno. Ma guarda che belle muccone. Siamo quasi arrivati a Shaman Rock, e la sera dovrebbe essere a Shaman Rock, anche se non vedo ancora i pilastri, perché sai che oggi sono appena indietro. E di qua c'è tutto il lago ghiacciato, c'è giù la gente che pattina e sta facendo una scultura di ghiaccio, stanno facendo. Là dietro stanno facendo sculture di ghiaccio palese. Che figata. Non so come si scenda perché qua c'è la scogliera dove siamo noi. Quindi o ci buttiamo giù e vediamo chi sopravvive. Questi sono i 13 pilastri degli sciamani, dove gli sciamani lasciano i loro nastri per le loro preghiere, per sì, i loro desideri, le loro preghiere principalmente. E sono bellissime in questo contesto, con tutto il lago ghiacciato dietro, bellissime. Per farvi capire l'imponenza di questo lago è lungo ben 600 km, largo 70 e profondo nei punti più alti 1642 metri circa, e contiene il 20% di tutta l'acqua dolce del pianeta. È impressionante e ora è congelato, solo la superficiale ovviamente. Riuscite a capire ora la vastità di questo lago? Abbiamo trovato questo ristorantino che fa i posi, che abbiamo mangiato anche a pranzo, ed è valutato strabene con un sacco di recensioni, e quindi andiamo subito da quello lì a provarlo. Abbiamo ordinato solo 2 di questi ravioli perché qua costano un pochino tanto, costano 130 rubli l'uno e dovrebbero pesare circa 80 grammi, non è che è tanto in generale, però quindi per 2 ravioli abbiamo preso la solita solianca, abbiamo speso 620 rubli. Ecco qua, devo dire la solianca molto bella nell'aspetto ma molto piccola nelle dimensioni. È veramente buona. È molto più carica, ci sono molti più ingredienti dentro, cioè gli stessi ma molta più roba. Questi sono spaziali, non sono fritti come quelli di oggi ma sono ancora più saporiti, sono buonissimi. Abbiamo deciso di prendere anche un altro piatto che è tipico del Baikal, proprio di questa zona, ed è il sagudai, che è praticamente pesce crudo marinato con cipolle, ed è tipico proprio di qua. Utilizzano il pesce proprio che c'è nel lago. Il più tipico di così si muore. Ed eccolo qua, questo assaggio di pesce crudo. Costa 6 euro questa ciotolina di pesce. Io speravo di mangiare stasera, invece sto facendo solo gli assaggini gourmet. Non so proprio cosa possa essere, cioè come possa essere. Sapore, e l'odore sembra buono. Wow, c'ha un sacco di pesce. È morbidissimo, veramente morbidissimo. Si scioglie in bocca. Buono, buono, costosetto, ma presumo, ipotesi mia, che essendo molto turistico il lago Baikal sia tutto costoso, soprattutto qua è una zona abbastanza isolata, è difficile da raggiungere, sono 7 ore di macchina dalla città più vicina, quindi penso che costerà tutto così, però domani proveremo a cercare altri locali più economici. Stiamo ritornando in camera completamente al buio e controvento, non ce la faccio più. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a tornare. La cosa brutta è che dopo da qui bisogna andare là a fare la doccia e riuscire al freddo. Oh mio Dio, non posso, me la faccio dentro in camera per prendere un secchio di acqua calda. È l'alba di un nuovo giorno sull'isola di Olkhon. Allora, abbiamo una bruttissima notizia, abbiamo chiesto all'agenzia ieri e alla fine è piena. Le altre a cui abbiamo scritto in realtà non fanno il tour in giornata, fanno solo quello di 2 o 3 giorni che abbiamo skippato subito perché costavano 600 euro a testa, sono una follia. Quindi niente, gireremo in autonomia, andremo sul lago ghiacciato in autonomia. L'unica roba è che non vedremo le bolle di metano, che era molto carino, sarebbe stato carino da vedere, e l'isola di Olgoi, che vabbè l'abbiamo vista passando di vicino in macchina, però non la vedremo andandogli proprio sotto. Peccato, però ormai è andata così. Ma adesso lasciamo il nostro bellissimo hotel nel mezzo del nulla e raggiungiamo il paesino a piedi e andiamo a mangiare subito qualcosa prima di andare sul lago, che servono energie per camminare sul ghiaccio. Ed ecco qua il nostro pranzo di oggi. 3 a testa abbiamo presi. Abbiamo pagati 110 invece di 130 con quello di ieri, quindi questo qua effettivamente è un po' più economico, ma abbiamo notato su internet che questo dovrebbe essere il più economico. Meno di così non si trovano qua. Questo qua è il locale da fuori. Decisamente buono anche questo. Adesso andiamo sul lago finalmente e vediamo se sprofondiamo. No, scherzo, no. Dai. Che il cane qua ci sta seguendo dal pranzo. Che schifo. Che schifo. Vabbè. Ci siamo, è un piccolo passo per l'umanità, ma un grande passo per Mattia.
In ogni volta che faccio un video Cristina mi vuole in terra, è incredibile. Questo è ancora il ghiaccio bello, andiamo un po' più avanti che c'è il ghiaccio bello liscio e trasparente. Comunque quel cane qua continua a seguirci. Boh, non so, alla fine ci siamo portati dietro dal centro città fino a qua. Ormai è nostro. Oh, che bella la neve, né? Oh mio Dio! Guardate questa crepa, sarà alta 1 metro. È pazzesco. Che spettacolo. Stupendo, stupendo. Si scivola tantissimo, si scivola. È bello che ogni tanto fortunatamente c'è qualche sprazzo di neve, tipo le macchie qua di neve, e ora lì fai grip perché sennò voleresti in terra subito. Guardate che figata, poi le crepe si sono riempite anche di neve tra l'altro. Guardate che figata ragazzi! Sono sdraiato su una lastra di ghiaccio spessissima. Che Speriamo. figata. Speriamo. No, lo vedo lo spessore, si percepisce, si vede, con i miei occhi so dello spessore. Perfetto, arrivati tutti gli overcard a rompere le scatole. Questa scultura di ghiaccio, un bambino, lo vedi bene dall'alto, poi la faccia, le 2 manine e i piedini. Sono i dittini di bambino più grandi del mondo questi. Just a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Abbiamo appena assistito alla nascita di una nuova crepa di questa, ero lì, mi fermo sul ghiaccio e dopo crack sotto i miei piedi. Adesso vi provo a far sentire i rumori che sta facendo il ghiaccio, vediamo se si sente. Oh, spero sia sentito dal video, che figata. Proprio senti le crepe che si formano. Poi continui a sentire come senti dei colpi il ghiaccio. Non so se perché si sta magari un po' espandendo o qualcosa del genere, ma senti come dei rimbombi sotto il ghiaccio. Hai sentito? Che figata. Senti proprio le crepe che si formano. Pac! Che storia sto posto, cazzo. Quanto è bello tra l'altro che qua non ci sono turisti, non ce lo aspettavamo, pensavamo di trovare dei turisti qua perché comunque è la zona più turistica della Russia praticamente, e invece zero, solo turisti local, e poi ci siamo noi, basta, fantastico. Adesso è arrivato il momento più bello di tutta la giornata, andare a mangiare, quindi voliamo subito a prenderci i nostri fantastici ravioli e a scaldarci perché adesso fa veramente freddo, iniziamo a sentire più le dita delle mani. Spassiva. Sono arrivati i nostri piatti, ravioli fritti e zuppa di pesce tipica del lago Baikal. C'è proprio il pesciolino all'occhio. Mi aspettavo una zuppa di pesce, tipo con i pezzettini di pesce, non con dentro il pesce intero che nuota ancora. Speriamo sia buona. Questa zuppa non è niente di eccezionale, non è neanche cattiva, però semplicemente è molto delicata, è come il nostro brodino quasi. Dentro c'è anche del riso, delle patate e delle carote. Aspettavo qualcosa di più carico, me l'ho abituato alla solianca, ho detto sarà iper buona, invece è normalissima. Perfetto, ora ci aspetta una camminata di 1 chilometro, oddio, era ghiacciato, di 1,5 chilometri al freddo, per tornare nel calduccio della nostra camera. Rieccoci anche in camera. Andiamo a dormire, domani si riparte, lasciamo Olkhon e torniamo verso Irkutsk, abbiamo l'ultimo treno domani sera della Transiberiana, prima di arrivare a Ulan-Ude e poi prendere il treno che ci porterà in Mongolia. O l'autobus effettivamente, perché il treno costa molto, veramente tanto. Vediamo, a domani. Buongiorno da questa giornata uggiosa, oggi purtroppo si lascia Olkhon e si ritorna verso Irkutsk come anticipato ieri. Stiamo aspettando il nostro mini bus, quello dell'altra volta. Rivedremo la Ice Road, anche se secondo me abbiamo pensato purtroppo che non essendo i primi a essere caricati come l'altra volta saremo in fondo, quindi mi sa che non vedremo molto stavolta. Ma vento gelido ne abbiamo? No, pensavo fosse lui, non è lui, maledetto. Dove cacchio è? Non rispondo neanche ai messaggi. Perfetto. Ok, forse sta arrivando. E la fermo però, parti che stiamo gelando qua. Eccolo. Vai che finalmente ci scaldiamo, anzi no, perché secondo me l'altra volta fa più freddo sopra che fuori. Siamo sopra. Fa un po' più caldo l'altra volta, non faccio stati congelati. Eccoci tornati di nuovo anche a Irkutsk, che andiamo a prendere il tram e andare in stazione. Poi stasera abbiamo il treno.
giornata di viaggio oggi. Io non so se anche da noi i tram sono così rumorosi, ma qua fanno un casino bestiale. In Italia non li ho mai presi, penso, mai preso un tram in Italia, però qua fanno un bordello, trema tutto, trema. Non so se perché sono le strade che sono malconce o perché è normale che sia così. Ma che è il tram più carino della storia, guardalo. Siamo andati qua, fuori dalla stazione c'era questo ristorante che faceva i posi, i nostri soliti posi fantastici. E ce ne spariamo 8 ne abbiamo presi, perché qua costano 75 centesimi invece che 1,30, come là. Guarda il sughino che c'è dentro. Scottafesse, guarda che fa il fumo ancora, aspetta, va, nel mio stiono. Siamo sul nostro ultimo treno transiberiano. Che strano, questo qua è vecchissimo. Questo treno qua, forse perché era il più economico, è decisamente vecchio, molto rustico, bello, mi piace. Ricorda molto i treni un po' thailandesi quasi. Quelli vecchi però, anche quelli, perché adesso si stanno cambiando anche lì. Ma questo pilulo qua è scomodo mica da ridere, mamma che scomodità. Fortuna che hanno rifatto i bagni quelli nuovi, perché questo qua è scomodissimo. Mi sa, forse mi sbaglio ma non credo, che le cuccette di questo treno sono leggermente più strette. Già le altre erano corte, queste sono pure più strette. Noi andiamo a dormire, ci vediamo domani. Siamo quasi arrivati, ci siamo svegliati alle 5, stamattina una sveglia traumatica. Non ho parole, troppo stanco per parlare. A dopo. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati anche a Ulan Ude. Questa è l'ultima stazione transiberiana, poi usciremo dalla Russia e andremo in Mongolia. Abbiamo avuto un problema con la prenotazione dell'hotel, abbiamo ricevuto un'email dicendo che la prenotazione non era stata confermata per dei problemi dell'hotel, quindi siamo stati qui in stazione a aspettare 3 ore affinché l'assistenza dell'applicazione ci rispondesse. Alla fine siamo riusciti a trovare un nuovo hotel, adesso andiamo a vedere se ci danno la stanza. Non so se si vede, ma sta nevicchiando, molto fine e leggera, però viene giù ancora la neve. Ed ecco qua anche la nostra camera di Ulan Ude. Questa è la camera che ci ha fatto come in piazza, finalmente abbiamo una finestra piano terra, molto bella. Letto matrimoniale, incredibile, incredibile, ma vero, abbiamo letto matrimoniale per la seconda volta in tutto il viaggio. Poi abbiamo il bagno in camera, anche questa forse è la prima volta. Forse è la prima volta. Bagno in camera con doccia carina, non so, sembra un po' buffita sotto, però non è male, anzi, lavandino microscopico e water. E dovremmo avere anche la colazione inclusa, anche se dubito perché non abbiamo visto nessuna sala da pranzo, né una sala, insomma, non c'è una sala in generale in cui poter fare la colazione a quanto pare. Proveremo a chiedere adesso che facciamo un check-in. Hanno pagato la differenza quelli di Ostrovo per il disagio, quindi è ottima cosa. Per questo video è tutto, non disperate perché noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio dove andremo all'esplorazione di Ulaanbaatar e attraverseremo il confine tra Russia e Mongolia e vedremo cosa ci aspetterà dall'altra parte. Continuate a seguirci, alla prossima. Nel prossimo episodio dei Buddy Cookies. Siamo appena usciti a questo tempio alle mie spalle, siamo riusciti a vedere il corpo esposto di questo monaco tibetano che è morto nel 1927. Ma è pericolosissimo! Questo autobus qua è veramente strano perché gli hanno messo questa tendina che non si può aprire, quindi non vediamo fuori tutto il viaggio senza vedere fuori. Questo è quello difficile, lì è già quello di ingresso per la Mongolia.